Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come realizzare questa calza. In realtà l'ho fatta in due modi. Questa che state vedendo è quella 3D, ma l'ho realizzata anche in 2D, molto più semplice e veloce. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Per fare la calza della Befana iniziamo disegnando la calza. Iniziamo dalla parte superiore, io la vado a fare grande 15 cm. Poi vado verso il basso fino alla caviglia, più o meno mi fermo a 24 cm, quindi da qui a qui sono 24 cm. Lo stesso faccio con la parte opposta. La caviglia l'ho fatta larga, quindi da qui a qui 12 centimetri e mezzo. Proseguo con il piede. Allora, per il piede vi do dalla caviglia fino al tallone e sono quindi da qui a qui sono 13 centimetri. Poi dal tallone alla punta del piede da qui a qui sono 26 centimetri e mezzo. Date leggermente una curvatura del piede, ma leggera leggera. Poi lo spessore del piede, quindi da qui a qui, sono 11 centimetri e mezzo. Ora prendo le forbici e vado a ritagliare tutta la sagoma. Prendo il pannolenci rosso. Per i maschietti solitamente utilizzo il rosso. Se volete leggermente cambiare colore, per le femminucce ho trovato io questo punto di rosa che è quasi rosso, però naturalmente è un rosa scuro, si vede che non è rosso, non si può utilizzare per i maschietti. Vado a riportare la sagoma della calza. Fatta la sagoma la vado a ritagliare. Dopo aver ritagliato la prima parte della calza vado a ritagliare la seconda facendo lo stesso identico procedimento. Vi consiglio di non utilizzare il pezzo di carta per la seconda perché magari durante il taglio non è venuto identico a quello disegnato sulla carta, quindi è meglio utilizzare la parte con il pannolenci. Vado a creare anche una striscetta di pannolenci delle dimensioni 2,5, da qui a qui 2,5, per 15 centimetri, da qui a qui 15 centimetri. Questa mi servirà per creare il punto dove appendere la calza. E ora posso iniziare a cucire la calza. Unisco le due parti, questo lo piego a metà e lo vado a mettere qui.
così creerò il punto dove appenderlo e parto proprio da qui. Prendo ago e filo rosso e inizio a cucire. Per far sì che la calza non si muova, vado a mettere una spilla qui. Inizio. Qui vado a fare una semplice cucitura, niente di troppo particolare. Mentre per chiudere tutto il contorno della calza vado a fare il punto festone. Vi faccio vedere come fare. Poi se quello che vi faccio vedere non è troppo chiaro, alla fine di questo video vi lascio la scheda che vi riporta al video che spiego bene come realizzare il punto festone. Quindi parto dal basso, vado verso l'alto, si forma un'asola, passo all'interno dell'asola. Quindi dal basso vado verso l'alto, si forma l'asola, passo all'interno dell'asola. Così sto creando il punto festone. Se vi risulta difficile cucire i punti più o meno alla stessa distanza, vi consiglio di prendere la squadretta e una matita e fare ogni 5 mm un puntino, un puntino, un puntino, facendo tutto il giro, così avete dei punti di riferimento dai quali uscire con l'ago per essere più precisi. Così verrà proprio un lavoro perfetto. Procedo così facendo tutto il contorno. Per rifinire la calza vado a fare una striscia di 1 centimetro, faccio una riga, poi trovate qualcosa di rotondo, io ho trovato il rotoletto del mio filo, ma potete utilizzare qualsiasi altra cosa. Mi posiziono più o meno al centro e vado a fare tutti i semicerchi. Poi prendo le forbici e vado a ritagliare. La rifinitura sopra la calza potete farla di 2 spessori. Io a volte la faccio di 1 centimetro più le cunette. Cerco di farvelo vedere. 1 centimetro più tutte le ondine. Altre volte la faccio di 4 centimetri più tutte le ondine. Solitamente le ondine occupano 1 centimetro. Con la colla a caldo vado ad incollare la rifinitura. Vi consiglio di mettere la parte centrale qui davanti, perché tanto poi la calza andrà appesa e non si vedrà la parte dietro, e poi di chiudere così, di modo che la parte finale non si vedrà. Ed ecco la calza con la rifinitura. Ora prendo di nuovo la calza e vado a fare il nome. Vado a fare una riga obliqua che segue l'andamento della calza. Quindi faccio la prima riga. A 4 centimetri faccio un'altra riga. Ne faccio un'altra a 2 centimetri e mezzo. Quindi da qui a qui sono 4 centimetri, da qui a qui sono 2,5. Sono andata a scrivere il nome del bambino sulle righe che avevo segnato, facendo le maiuscole sulla parte più alta e le minuscole sulla parte più bassa.
Ora inizio dalla prima lettera, la vado a ritagliare e la vado a riportare sul panno Lenci. Devo fare lo stesso procedimento per tutte le lettere del nome. Ritagliato tutto il nome, inizio ad incollarlo. Con il pezzettino di calza che è rimasta andiamo a disegnare Babbo Natale. Inizio dal naso, faccio un ovale, da qui a qui sono 2 centimetri, da qui a qui sono 2 centimetri e mezzo. Ora vado a fare dei bei baffoni, devono partire dal centro del naso, dalla punta al naso sono 4 centimetri. Faccio un bel sorriso e dal naso vado a fare gli occhi. Da qui al naso sono 2 centimetri e mezzo. Ora vado a fare il cappello, da qui a qui sono 2 centimetri e dal cappello faccio partire la barba. Da qui a qui sono 11 centimetri. Poi faccio i contorni del viso e ora faccio la parte superiore del cappello con un bel pompon sulla punta. Da qui a qui sono 3 centimetri. Da qui a qui sono 4. Ed ecco qua, un Babbo Natale semplicissimo è pronto. Inizio ritagliando l'intera sagoma. Ora avete due possibilità, realizzarlo in 2D o in 3D. Oggi ve le faccio vedere tutte e due. Iniziamo dal 2D. In questo caso stacco il cappello e il viso perché vado a lavorare sulla barba. Lo posiziono sul panno Lenci, faccio la sagoma e poi vado a ritagliare. Proseguo ritagliando i baffi e mano a mano vado a ritagliare tutto il resto.
Proseguo con il naso e tutte le altre parti. Ritagliati tutti i pezzettini e messi insieme, vado ad incollare. Messi insieme tutti i pezzi, non mi resta che andarlo ad attaccare alla calza, sempre con la colla a caldo. Questo è il risultato finale della calza 2D, semplice e veloce. Se invece volete andarlo a fare imbottito, che secondo me viene molto più bello, basterà praticamente andare inizialmente a staccare solo il cappello. Faccio prima la sagoma della faccia e della barba, tutta di bianco. Con il rosa vado a ritagliare tutto il viso, ma lo faccio ad occhio perché dovrà essere più grande del disegno per poterlo poi andare ad attaccare alla barba. Ora vado a ricavare barba e baffi sul pannolenci bianco. Vado ad incollare con la colla a caldo il viso alla barba. Se vi ricordate mi sono tenuta larga con il pannolenci rosa proprio per fare questo procedimento. E poi vado a rifilare le parti in eccesso. E ora, sempre con il punto festone, vado ad unire le due parti.
Arrivata qui vado ad imbottire senza esagerare. E ora vado a fare il punto festone con il filo rosa sulla parte rosa. Vi faccio vedere che da qui sono andata ad imbottire questa parte, sono andata a fare il naso imbottito e anche i baffi. Aspettate che mi cadono, 1 e 2. La bocca l'ho lasciata piatta. Ho lasciato piatti anche gli occhi che andranno ad incastrarsi sotto al naso, mentre il cappello lo sono andata a fare imbottito. Come potete vedere ho lasciato una linguetta dove andrò ad attaccare la pallina bianca. La pallina l'ho imbottita, eccola, mentre il contorno del cappello l'ho lasciato piatto. Ora vado ad incollare il tutto con la colla a caldo. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!